Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a svelarvi i segreti al fine di decidere come, ma soprattutto quando, fare rifiorire queste, le orchidee Phalaenopsis. In realtà non sono altro che 3 semplici regole che, se seguirete, vi daranno davvero delle grandi soddisfazioni. Seguite il video perché sono sicuro che una volta che capirete quali siano e quanto sia facile attuarle, sarete contenti di averlo fatto. Primo punto, concimazione. La prima operazione che occorrerà fare, che poi è anche la più importante, è quella di assicurarsi che la pianta, nell'ipotesi che produca i rametti floreali, riesca ad avere abbastanza forze per poi farli crescere e sviluppare gli eventuali boccioli che nasceranno. E l'unico modo per essere certi che ce la farà sarà quella di dargli da mangiare. In che modo? Semplicemente concimandola. Esistono vari tipi di concimi, in realtà ce ne sono 3. Ci sono quelli granulari, quelli liquidi e quelli in capsule. Io consiglio sempre di utilizzare quelli liquidi perché sono quelli che la pianta riuscirà ad assorbire meglio. Se utilizzerete del concime liquido, allora procuratevi una bacinella, riempitela con circa 8 cm di acqua e mettetelo all'interno dell'acqua, dopodiché semplicemente mettere la pianta all'interno dell'acqua. Fate in modo che l'acqua sia però a temperatura ambiente per evitare lo shock termico alle radici. Lasciare qui per circa mezz'ora e poi tirare via. Mi raccomando, ricordate la regola che durante la fioritura un'orchidea non potrà mai essere concimata, se no andrete a fare più danno che giovamento. Quindi queste operazioni andranno fatte prima, ripetute 2 volte a distanza di 15 giorni, una concimazione dall'altra. Se durante la fioritura la pianta si dovesse rendere conto di non aver abbastanza nutrimento per se stessa e per i fiori, tenderà a fare una selezione naturale, quindi a tenere per sé tutto il nutrimento in modo da salvaguardare la propria vita, e non dando più nutrimento ai fiori li farà seccare e morire. Quindi sarebbe un peccato, una volta iniziato tutto il processo, poi non riuscire ad ottenere il risultato tanto sperato. Quindi mi raccomando, eseguite una buona concimazione prima di iniziare. Questo è l'esempio tipico di ciò che potrebbe capitare ai vostri fiori se la pianta non avrà abbastanza nutrimento per farli crescere e sbocciare, quindi tenderanno a seccare e poi a staccarsi, basterà toccarli e loro verranno via. Secondo punto, shock termico. Un fattore davvero molto importante al fine di ottenere realmente una fioritura da queste piante è quello di creare uno shock termico. Cosa significa? Che tra le temperature di giorno e quelle di notte ci dovrà essere una differenza di almeno 5 gradi, se fosse di 10 ancora meglio. Quindi la temperatura ideale di giorno sarà intorno ai 25 gradi e quella di notte intorno ai 15. Quindi, per riuscire ad abbassare la temperatura di 5 gradi, basterà spostare questa da un ambiente che è caldo a uno che è un pochettino più fresco. Se foste in primavera, basterà metterla di giorno all'interno di casa e di notte fuori, o in balcone o in giardino, stando attenti che però non sia il periodo delle gelate, se no ci sarà pericolo di compromettere comunque la pianta stessa, addirittura facendola morire. Invece, se foste in inverno, basterà metterla di giorno in un punto dove ci siano dei caloriferi, ma non vicini, se no farete morire la pianta, e di notte casomai in un punto dove ci sia una stanza che abbia i termosifoni spenti. Questo basterà per dargli lo shock termico. Terzo punto, luce. Oltre alle temperature occorrerà condizionare anche le ore di luce e abbassarle drasticamente, fargliene prendere 8 di luce, le restanti 16 di totale buio, casomai coprendola con un telo o mettendola in un punto dove i raggi del sole e la luce non arrivino, casomai una stanza con le tapparelle chiuse o meglio ancora all'interno di uno sgabuzzino, dove tra l'altro in genere non ci sono i termosifoni e quindi subirà anche lo shock termico. Questo processo dovrà essere ripetuto per circa un mese, dopodiché la pianta potrà tornare alla vita normale e se tutto sarà andato come si spera, la pianta avrà già attivato in quel mese il processo che poi la porterà alla fioritura. Queste sono piante che, senza, chiamiamolo, aiutino dell'uomo, fiorirebbero tra la fine dell'autunno e l'inizio dell'inverno, quindi noi, alterando luce e temperatura, non andremo a fare nient'altro che ricreare le stesse condizioni che avvengono in quel periodo. Questo è un esempio di pianta che è stata curata e accudita nei modi corretti. Infatti, dopo circa 3 mesi dalla fine della fioritura, abbiamo tagliato il gambo e, se andiamo a guardare, questa ha iniziato a creare il nuovo germoglio, che sarà proprio quello dal quale spunteranno poi i fiori nuovi. Trascorsi all'incirca 3 mesi da quando è spuntato, il rametto è diventato lungo più o meno 25 cm e all'apice ha iniziato a generare i primi boccioli. Se andiamo a vedere uno dei rami che aveva la pianta, che aveva già fiorito, ha perso i fiori, quindi è sfiorito, ha creato all'apice, in uno dei nodi, un altro rametto che dà origine a nuovi fiori. E proprio questo è il motivo per il quale vi dico, a meno che
i rami che hanno dei fiori, quando li perdono, non secchino completamente, di non tagliarli mai, proprio perché c'è un'altissima probabilità che da uno dei nodi nascano o dei rametti che daranno origine a nuovi fiori, o addirittura, e questa sarebbe la soluzione ideale e migliore, creeranno delle giovani piantine che svilupperanno un apparato radicale loro, e una volta che saranno cresciuti e questo apparato sarà abbastanza grande, si potranno staccare e vivranno di vita propria. E vi mostro meglio come, ma soprattutto dove si sviluppano i nuovi rametti floreali su uno già esistente, proprio qui, nel punto dove c'è il nodo. E se andiamo a guardare, appunto il rametto aveva sì iniziato a seccare, però poi si è fermato, quindi senza la necessità di tagliarlo o di toccarlo, semplicemente lasciandolo lì, la natura ha fatto il suo corso. Col passare dei giorni la pianta continua con la sua fioritura. Il primo ramo ormai ha raggiunto la lunghezza totale e dà priorità alla crescita dei boccioli che, sino a che non si apriranno, gonfieranno. Questo che, quello all'apice, sta continuando a crescere in lunghezza. Quando anche lui avrà raggiunto la sua lunghezza totale, inizierà a fare sviluppare i boccioli. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaiono i boccioli in fase di sviluppo. Adesso, che sono più o meno a metà, hanno delle dimensioni di circa 1 centimetro, simili a quelli delle biglie. E finalmente, trascorsi più o meno 3 mesi da quando il rametto floreale è spuntato, la pianta è fiorita. Eccolo qua, il bocciolo si è aperto e tutti gli altri seguiranno a ruota nel giro di pochi giorni. I boccioli sono tutti vitali e si stanno aprendo in modo corretto. Potrebbe capitare invece, purtroppo, che arrivati a questo punto i boccioli tendano a seccare, e la causa potrebbe essere che prima di iniziare la fioritura la pianta fosse già in carenza di sostanze nutritive. Quindi mi raccomando, prima di attivare il processo per farla fiorire, assicuratevi che la stessa abbia tutti gli elementi di cui ha bisogno. Trascorsi altri 3 giorni, altri 2 boccioli si sono aperti. Direi che sta procedendo davvero tutto nel migliore dei modi. Dopo meno di 4 mesi da quando si è iniziato il procedimento, questo è il risultato, ovvero dei fiori assolutamente perfetti. E con questo il video si conclude. Spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, dategli un'occhiata. Sono quasi sicuro che qualcosa di carino all'interno di tutti i video che ci sono lo troverete. E altro favore che vi chiedo, se ce la fate, condividete i video nei social, perché in questo modo mi aiuterete anche a fare crescere il canale. Quindi, ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.